Cari amici del canale, è partita la tanto attesa e annunciata qualche mese fa playlist che riguarda l'energia idroelettrica. Come al solito su questa playlist ci saranno tutti i dettagli non solo legati al funzionamento, tutte le formule e quant'altro, ma anche all'autocostruzione. Tutto quello che vedete qui è stato autocostruito. Quindi ragazzi, se avete una piccola sorgente che vi passa a monte, ebbene da quell'acqua potete prelevare la potenza necessaria, la potenza pulita e la più stabile. Dopo vi spiego nei dettagli e anche il perché, ma già l'avete capito, gli appassionati già lo sanno, di come costruire una turbina idroelettrica. E questa playlist, come tutte le playlist, non avrà mai fine, quindi passeremo da una turbina all'altra. L'inizio partirà con queste Pelton, che sono tra le più potenti, hanno bisogno di una certa altezza per funzionare correttamente. Vedremo comunque tutti i dettagli. Ragazzi, il punto di partenza per produrre l'energia elettrica attraverso l'acqua è proprio avere un corso d'acqua. Ebbene, il motore che utilizzeremo è questo e vi insegnerò anche come modificarlo, come fare gli avvolgimenti per andare a creare quella che è la turbina ideale per il vostro impianto. Se avete un 24, un 12, un 48, se volete produrre già la 230 in diretta, come funzionano le turbine per avere quella che è la tensione, la frequenza, il funzionamento corretto per, come al solito, evitare danni, lavorare in sicurezza. E ricordate sempre che l'acqua e la corrente non vanno d'accordo, quindi tutte le norme, se non siete capaci fatevi aiutare da esperti. E andiamo avanti con questa playlist. Questo è il primo video che parla proprio delle turbine e tocca gli aspetti culturali generali per andare a farvi capire, a darvi un'infarinatura di quello che è proprio il funzionamento. Ragazzi, su questo canale c'è il sole, in primis è il più facile, il più comune. Poi avete visto anche le turbine eoliche, quindi il vento per coloro che vivono in zone ventose, e adesso vedremo l'acqua per coloro che hanno il rigagnolo che passa vicino a casa. Iscrivetevi a questo canale ragazzi e buona visione. Ragazzi, qual è il punto di partenza per autocostruirsi una turbina idroelettrica? Ebbene, su questo canale Fai da te, questo è il motore che utilizzerò e gli addetti ai lavori l'hanno già riconosciuto. Questo è il motore di una lavatrice di nuova tipologia e sono sicuro che a questo punto tutti coloro che sono rottamai di elettrodomestici vedranno gli appassionati entrare e chiedere: scusa, hai una lavatrice di questa tipologia rotta, una scocca che mi serve questo motore? Bene, svuoterete, ne sono sicuro, tutti quelli che sono i depositi di elettrodomestici rotti, usati da smantellare, da riciclare, eccetera. Ve ne faccio vedere uno perché ne ho recuperato un altro, che è questo, pesa un po'. Vedete, questa è il retro della lavatrice dove c'è proprio questo motore, che è lo stesso che state vedendo lì. Ebbene, cosa è successo a questa lavatrice? Io non so se è obsolescenza programmata, ma il supporto, lo potete ben vedere, è stato eroso dalle correnti galvaniche che circolando, e questo spesso ragazzi viene anche, accade anche a motivo di una carenza di una buona terra. Se non c'è una terra stabile in casa vostra, questo è quello che potrebbe accadere. Ebbene, si è letteralmente mangiato, lo vedete qui, scusate se riesco a tenervelo, ecco qua, letteralmente mangiato il supporto che connetteva il motore al cestello. Vedete qui, smontando la lavatrice si è vista proprio la corrosione. Chiaramente questo, essendo di alluminio, diventa un anodo sacrificale, cioè la parte più morbida che viene distrutta. Non vengono distrutti sicuramente i perni di acciaio inox eccetera. Bene, da questo componente, cioè da questo avanzo di lavatrice, chiaramente poi perdeva acqua, saponi, calcare eccetera, andiamo a recuperare quello che è il motore sulla parte posteriore. Vedete, qui dentro ci sono i magneti, ok? E c'è anche tutto l'avvolgimento
che andrà modificato in funzione dell'impianto che dovrete fare. Bene, adesso appoggio questo 10 kg e entriamo nei dettagli di tutta la spiegazione, se non mi faccio male. Buona visione, ragazzi. Questa playlist sarà realizzata passo passo, proprio con tutti i dettagli, come al solito, ragazzi. Bene, iniziamo in quarta. Che cosa vuol dire avere una turbina idroelettrica? Significa produrre corrente in maniera stabile. Che cosa vuol dire stabile? Se abbiamo un rigagnolo anche che non trasporta troppa acqua, non deve essere un fiume, ma questo rigagnolo che ci dà la possibilità di avere acqua costante, ebbene, attraverso la nostra turbina idroelettrica noi produrremo corrente 24/7, come dicono gli inglesi, cioè 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana. Ora, voi direte, quanto deve essere potente la turbina elettrica? Ragazzi, anche qui bisogna rifarsi alle formule che già vi ho spiegato nel fotovoltaico, nell'eolico, cioè quanto consumo a casa. Ebbene, una casa media italiana si aggira tra gli 8 e i 10 kWh. Stiamo diventando tutti energivori, quindi abbiamo anche superato i 10 kWh e molti di voi consumano 20-30 kWh giornalieri. Bisogna fare un calcolo di queste potenze, di questi assorbimenti, per andare a stabilire quanta corrente ci serve al giorno, e questi si chiamano kWh giornalieri. Vi ricordo che il kilowatt è un'entità che esprime la potenza. Questo inverter è 6 kW, 10 kW. Invece il kilowattora esprime una capacità contenitiva, ad esempio le batterie sono 15 kWh. Ok? Attraverso questo calcolo noi andiamo a capire quanta corrente dobbiamo accumulare e quanta ce ne serve istantaneamente per soddisfare i carichi. Ebbene, immaginiamoci un'entità produttiva come il fotovoltaico. Io ho, ad esempio, 3 kW di impianto fotovoltaico sul tetto. Ebbene, lo sapete, l'ho spiegato diverse volte, il moltiplicatore invernale è 3, quindi 3 kW per 3 ne faccio 9 kWh giornalieri il 21 dicembre, che è il giorno più corto. Invece il moltiplicatore estivo è 5, quindi 3 per 5 ne faccio 15 kWh giornalieri col fotovoltaico. Questo perché il sole sorge e tramonta, quindi la moltiplicazione per 3 invernale e 5 estiva serve proprio a stabilire un parametro medio di quello che può essere la produzione il 21 dicembre e il 21 giugno, che sono le due differenze estreme tra il giorno più corto e il giorno più lungo. Ebbene, adesso facciamo lo stesso raffronto con la potenza idroelettrica. Immaginiamo di avere 3 kW di potenza, un motore da 3 kW, che non è questo. E quanto produciamo al giorno? Ebbene, ragazzi, le turbine idroelettriche producono, come ho detto all'inizio, 24/7, cioè 24 ore al giorno per 7 giorni. Quindi ogni giorno, se abbiamo una turbina idroelettrica da 3 kW, noi produciamo 72 kWh, che è un'enormità. Ecco che allora cosa ci basta? Una turbina da 500 watt? Se facciamo 500 watt per 24 ore abbiamo fatto 12 kWh giornalieri, proprio perché la turbina funziona costantemente in funzione dell'acqua che gli mandiamo. Quindi se abbiamo questo rigagnolo che ci fa girare la turbina in maniera costante, ebbene noi abbiamo bisogno di 500 watt per produrre circa 12 kWh giornalieri. Se poi a questo abbiniamo anche un piccolo eolico e buttiamo tutto dentro 1, 2, 3, 4 batterie di accumulo, ebbene ragazzi, questo è l'ottimo. Se vogliamo esagerare in base a quelli che sono i parametri di questo canale, abbiamo un rigagnolo e in più viviamo in collina, c'è un po' di vento, ebbene mettiamo un'entità di pannelli fotovoltaici moderata, un'entità, una turbina eolica per prendere anche col vento, e abbiamo un rigagnolo. Ragazzi, se riuscite a fare questo, chiamatemi, perché vengo a fare il video come avviene nella playlist gli impianti degli amici del canale, perché sarebbe una cosa veramente eccezionale vedere qualcuno di voi che ha tutte e tre le fonti energetiche naturali di energia alternativa completamente pulita e completamente
gratuita. Ma adesso andiamo avanti con tutti i dettagli di cosa ci serve per costruire, per autocostruire la nostra turbina idroelettrica. Oggi vedremo quindi tutti i prodotti che servono per autocostruire, però vi voglio ricordare una cosa che feci vedere in un video di qualche mese fa. Vi ricordate che questo canale è amico della FGS, questa azienda di Brescia che produce e vende impianti di energia alternativa. Quindi se voi avete un fiumiciattolo, un rigagnolo che vi passa sopra casa e volete già acquistare invece una turbina bella e pronta, allora potete contattare Andrea, carissimo amico del canale, della FGS, che vi può fare un preventivo su quella che è una turbina già pronta, fatta da loro, già pronta all'uso, con il relativo regolatore di carica, con tutto ciò che serve a produrre energia elettrica. Quindi ragazzi, sempre su questo canale c'è tutto il fai da te, e poi per coloro che non sono addetti ai lavori, hanno paura della corrente eccetera e fanno bene, ebbene c'è anche il supporto di queste aziende serie selezionate, perché qua ci sono solo aziende serie selezionate, che può soddisfare anche la vostra richiesta in maniera totale e definitiva. Ok, quindi contattate Andrea se volete, della FGS. Qua sotto al video c'è il link di riferimento delle mail, del loro sito, in modo che potete andare a curiosare e vedere anche acquistare, se avete intenzione di acquistare prodotti Victron piuttosto che turbine idroelettriche. Bene, entriamo nel vivo dell'argomentazione. Su questo canale, in questa playlist, tratterò diverse turbine idroelettriche, ecco perché le playlist non finiscono mai. In questo video specifico parlerò delle Pelton. Che cos'è una turbina Pelton? Ebbene, è una turbina di questa tipologia, che è caratterizzata dal fatto che la potenza dell'acqua deve essere tale da permettergli una rotazione continua, veloce e calibrata, ovvero sarà questa che collegata al motore, al generatore, farà sì che si produrrà corrente. Ora, la velocità di questa turbina sarà esattamente la frequenza, ovvero la tensione, gli ampere, tutto quello che dovremo produrre sarà pilotato da questa turbina. Come stabiliamo la velocità di rotazione di questa turbina? Ebbene, voi sapete che l'acqua arriva, a volte ne arriva in un fiumiciattolo, in un piccolo rigagnolo, arriva a volte più acqua quando ha piovuto e meno quando non piove, ma noi dobbiamo mantenere stabile la rotazione. Ebbene, la stabilità di questa rotazione avviene attraverso una condotta forzata, ovvero un tubo. Il tubo deve avere una sua dimensione. Io consiglio per queste turbine un tubo da 1 pollice, ma dipende molto anche non solo la dimensione del tubo, ma l'altezza, perché queste turbine funzionano a pressione. Sono diverse da quelle che vi spiegherò durante la playlist, che sono le turbine, quelle che lavorano lungo i fiumi, per intenderci, come i vecchi mulini. Quelli non hanno bisogno di pressione, hanno bisogno di portata. Quindi lì ci vuole un fiume che spinga queste pale, che sono 1,5 metri, 2 metri, 3 metri, è tutto un altro discorso. Qui ci vuole pressione, ovvero stabilire un tubo che parta da un certo punto del fiume con la sua altezza e faccia questa discesa. Ora ragazzi, se io metto un tubo a 10 metri di altezza e gli verso dell'acqua, l'acqua cadrà con un'atmosfera di pressione. Quindi se abbiamo un fiumiciattolo che ci passa di fianco a casa, non possiamo attaccare questa, perché non abbiamo la caduta, abbiamo solo la portata. Ma se il fiumiciattolo, il torrente, il rigagnolo è a monte e si trova a un'altezza di 20, 30, 40 metri rispetto a noi, ebbene il tubo che porteremo da lì a qua produrrà 1, 2, 3, 4 atmosfere che sono perfette per far girare questa turbina Pelton. Ora ragazzi, se io vi faccio una domanda, voi rispondete prima che io vi dia la soluzione, perché siete sempre molto, molto attenti, apprensivi, appassionati, quindi mi piace anche questo gioco di cultura. Se io ho un rigagnolo che è esattamente sopra di me, così, quasi a 30 metri diretti, e attacco un tubo quindi di 30 metri o 32 o 33 e arriva qui
con questa pressione di 3 bar, 3 atmosfere, e ho invece un rigagnolo che non è qua a 30 metri, ma è a 80 metri di distanza, però sempre rispetto alla mia altezza 30 metri. Secondo voi, avendo i 30 metri vicini o i 30 metri a 80 metri, ma sempre 30 di dislivello, la pressione che ci sarà, quanto sarà? Pausa. Sarà sempre 3 atmosfere, perché non conta quanto è lungo il tubo, ma conta solo l'altezza. Chiaramente, se io ho un'altezza di un dislivello di 30 metri, vicino a me userò 30, 31, 32 metri di tubo. Se invece questa altezza è lenta nella sua salita e quindi devo arrivarci là per avere i 30 metri a 60 metri, avrò 60-62 metri di tubo. Ecco che il costo cambia, 30 metri di tubo, 60 metri di tubo. Avete capito questo? Quindi è l'altezza che determina la pressione che attraverserà questa turbina per dargli la potenza. Quando abbiamo le 3 atmosfere all'interno, questa inizierà a roteare con una potenza, con una velocità tale che potrebbe anche creare un disturbo al nostro impianto, perché potrebbe essere eccessiva. Ecco che allora entra in ballo il secondo componente che voglio farvi vedere, che stabilisce esattamente il corretto flusso, cioè la corretta quantità di acqua che deve passare. Ed è questo, ragazzi. Vedete, qui c'è il getto dell'acqua che spruzzerà sulla turbina, vedete? L'acqua entrerà a manetta qui e questa girerà in questo senso. Ebbene, ragazzi, questa, scusa, lo metto sempre qui a vista, ebbene, questo getto è regolabile attraverso questa manopola. Noi andiamo a dargli meno acqua, chiudiamo e la turbina inizierà a produrre, cioè a girare. Vedremo che cosa accadrà col generatore, quanta tensione esce, quindi stabiliamo le rotazioni, stabiliamo le frequenze, dopodiché aumentiamo e la turbina inizia a prendere, mi piace anche questo suono live, la turbina inizierà a prendere potere nella rotazione e inizierà a generare la corrente che interessa a noi. Ebbene, una volta stabilito quanto, questo rimarrà fisso e quella continuerà a girare mantenendo stabile la nostra produzione. Se abbiamo prodotto un generatore da 230 volt, quando arriviamo a 230 volt di potenza, abbiamo stabilito quindi i giri corretti, eccetera, ebbene lui continuerà a lavorare con questa, in questo modo stabilito da noi attraverso questa rotella. Qui c'entra il tubo, sarà connesso. Vi ricordo che quando fate un impianto lasciate sempre e totalmente i tubi liberi e dritti, perché ogni curva che andrete a fare rallenterà la potenza, perché la curva negli impianti idraulici ha una sua incidenza. Ebbene, questo è il secondo elemento che serve a stabilire la quantità di acqua. Adesso passiamo all'elemento vero e proprio, l'abbiamo tolto da una lavatrice. Ebbene, sono questi due elementi, il generatore che è all'interno dei magneti permanenti. Vedete? Questo lavora così. Ovvero questa è la parte fissa e questo, cioè i magneti permanenti, saranno la parte che andrà a roteare velocissimo, ok? Questo che rotea sarà innestato con la nostra turbina. Ovviamente per connettere questo alla turbina e qua c'è l'acqua e qua c'è la corrente, il tutto dovrà essere isolato. Quindi la trasmissione della potenza tra l'acqua e la turbina avviene con il perno che andremo a costruire e che sarà esattamente il passaggio, vedete, della potenza da un punto all'altro.
E ovviamente, ragazzi, l'avete capito, quando andiamo a creare punti di separazione tra la potenza dell'acqua e la generazione elettrica, ci vuole l'isolamento. Ecco che qui entrerà in questo contenitore, scusate, ho troppe cose in mano, in questo contenitore di acciaio inox autocostruito, vedete, ci sarà esattamente una parte che è questa che conterrà il generatore e la parte abbinata che è questa, ragazzi, che conterrà la turbina, dove, lo vedete qua, scusate, qua, vedete? Qui entrerà, mamma quanto pesa sto coso, qui entrerà il getto, lo vedete ragazzi? Il getto della turbina, vediamo da qua, scusate, qui l'ho smontato, insomma va svitato questo. Vi voglio spiegare bene perché ragazzi non è difficile farlo, potete farlo. Questo viene inserito, vedete, viene avvitato qua con dei bulloni inox. Questo è il getto che noi avvitiamo, vedete. Questo viene regolato, qua c'è il tubo della mandata, qui c'è la nostra turbina Pelton, vedete. Quando il getto di acqua spinge, bene, questa andrà a roteare e l'acqua poi sfuggirà da qua, quindi questo alla fine noi lo possiamo considerare il tombino che sarà fissato al suolo in questa posizione, e quando la turbina andrà a girare l'acqua scaricherà all'interno del tombino e ritornerà. Vi ricordo che non possiamo poi buttare l'acqua sulla terra, tutto ciò che raccogliamo dal fiume poi deve essere rimesso nella continuità del fiume. Quindi questo è l'accoppiamento. Adesso ragazzi io vi ho spiegato i prodotti, rimonterò tutta la turbina perché l'ho smontata apposta per farvi vedere i singoli componenti, e dopodiché vi faccio vedere esattamente il suo funzionamento corretto con il passaggio dell'acqua e quant'altro. Buona visione. Qui ragazzi vi faccio una carrellata di tutti i prodotti che servono per costruire la turbina. Chiaramente questa è stata fatta in questo modo, ma ovviamente con la vostra inventiva, iniziativa personale potete andare a creare e modificare le cose a vostro piacimento. Qui vediamo ovviamente del grasso che servirà sempre per lubrificare tutte le zone di rotazione. Questo è il getto regolabile. Qui abbiamo tutti i bulloni inox ovviamente. Questo è un perno che andrà costruito, che è la congiunzione tra la turbina e il generatore. Praticamente su questo lato, vedete, con questo ritaglio per la chiavetta che si trova qua, noi andremo a fissare la turbina, quindi questo è il lato acqua, ok? E ci sarà ovviamente, lo vediamo dopo, anche un cuscinetto con un corteco che protegge il passaggio dall'acqua da un lato all'altro. Questa praticamente è in acciaio inox e deve essere tornita, e di qua c'è invece il lato generatore, ok, che viene fissato attraverso i bulloni a questo manufatto. Qui chiaramente dovete conoscere un tornitore, vi faccio vedere tutte le posizioni. Ripeto, questa è stata fatta così, potete ingegnarvi come volete, dovete capire il senso delle cose. Questo è il generatore preso dalla lavatrice, ragazzi, si compone delle due parti, questo è il magneti permanenti che rotea, invece questa è la parte fissa che può essere modificata, ovvero gli avvolgimenti possono essere tutti rifatti in funzione delle tensioni che volete generare, e questo lo vedremo in un prossimo video. Questa è la turbina Pelton, ragazzi. È stato realizzato questo albero in alluminio leggero, sul quale sono state avvitate, vedete, tutte le palette della turbina Pelton. Queste sono intercambiabili, quindi si possono acquistare singolarmente,
e generare il diametro che vogliamo noi. Chiaramente più è grossa la turbina, più è potente, perché il diametro influisce sulla potenza. Questo è il contenitore del generatore, quindi questo generatore andrà posizionato, montato e posizionato qua, che è il contenitore isolato dall'acqua, che sarà avvitato nella parte posteriore della vasca che conterrà invece la turbina vera e propria, vedete? Quindi questo andrà posizionato qua dietro, ok? E questa è l'altra flangia che dobbiamo creare, forata con il cuscinetto nel quale entrerà quell'albero che vi ho fatto vedere in acciaio inox, e con i vari bulloni, vedete qua, viene fissato il contenitore del generatore. Quindi questa è la parte asciutta, la parte secca, l'acqua è di là, dall'altro lato, ovvero qui dove la turbina girerà. Qui è il foro di ingresso del getto. Il getto farà girare la turbina qua, l'acqua si disperderà in questa direzione e vedete che qua c'è un cuscinetto, ve l'ho già fatto vedere, con questo cortego che andrà ovviamente riempito di grasso in modo da proteggere il passaggio dell'acqua. Adesso con tutti questi componenti, uno per uno, andiamo ad assemblarli, mettiamoli insieme in modo da generare il prodotto finito. Ok ragazzi? La panoramica vi serve per darvi delle idee, poi personalizzate ovviamente il tutto. Questa è la parte posteriore che sorregge il cuscinetto, vedete? Una volta riempito di grasso il nostro perno, vedete nella parte interna, quella con la chiavella per intenderci, andremo a inserirlo nell'albero. Questo è stato inserito così. A questo punto qua andiamo a inserire il nostro generatore. Vi ricordo di calcolare la posizione in funzione del cavo, dato che io so che le uscite dello stringicavo sono qui e qui, andrò a scegliere se posizionarlo in questo modo o al contrario. Non posizionatelo così, se no avete un cavo che deve camminare qua, mentre dovete lasciare libera la zona di rotazione dei magneti. Ok? Quindi questo è il punto in cui avviterò il generatore, scusate. Questo. Questi sono i 6 bulloni Brugola con rondella normale e rondella spaccata che vanno avvitati per tenere fermo il generatore. Perfetto. Andiamo quindi a posizionarli tutti e 6. Una volta controllate tutte le chiusure, abbiamo fissato il generatore. Perfetto. Passiamo adesso al posizionamento dei magneti permanenti. Vanno ovviamente centrati con i bulloni di sostegno. Una volta stretti i bulloni della ruota dei magneti, dobbiamo semplicemente controllare che questa possa roteare in maniera completamente libera, senza toccare da nessuna parte. E difatti la rotazione è molto libera. Attenzione, il cavo deve essere poi fissato bene con un collante molto potente sulla parte inferiore per evitare che sollevandosi vada a farsi rovinare dalla ruota che gira ad alta velocità. Adesso passiamo alla verifica della tensione. Se abbiamo attaccato tutto correttamente, vediamo se esce corrente da questi cavi, ovviamente in alternata. Per fare la prova di funzionamento ho posizionato, vedete, questo cordino da barcavela molto resistente e avvolto qui
Qui ho posizionato il tester e diciamo i 3 cavi in uscita, quindi la trifase, l'ho inserita in questo ponte raddrizzatore, quindi qua entrano i 3 poli della trifase ed escono i 2 poli in corrente continua, anche se ci sono dei ripple comunque è una continua abbastanza buona da essere letta dal nostro tester. Adesso io cosa farò? Vi faccio vedere, praticamente farò roteare in questo modo e vediamo quanta tensione verrà misurata dal tester. Quindi adesso fisserò l'immagine sul tester per vedere appunto la tensione in uscita da questo generatore. Bene, pronti a leggere l'immagine. Vedete, se io giro anche proprio appena già misura qualche volt. Vi faccio vedere questa rotazione lenta. Aspettate che giro la telecamera a favore. Vedete, una rotazione anche lenta così implica già una produzione. Guardate, vedete? Già escono 9, 10, 12 volt, vedete? Ecco qua, siamo a 15-16 volt facendolo girare così. Immaginate una rotazione alla velocità spinta dalla turbina Pelton con l'acqua. Ebbene, la tensione sale di molto. Adesso fissiamo la telecamera qui e farò una rotazione veloce, dopodiché vediamo il fermo immagine quanto mi dice come tensione massima. Andiamo a rivedere i fotogrammi. Abbiamo visto chiaramente i 249 volt in corrente continua. Giriamo adesso la turbina idroelettrica al contrario. Qui vi faccio vedere anche il lato, vedete? C'è la zona turbina e questa zona che invece è quella del generatore protetto dall'acqua. Qui giriamo al contrario e adesso fissiamo la turbina. Qui ho già sistemato i 6 bulloni che rafforzano la flangia. Adesso prendiamo la Pelton, qui c'è, come potete ben vedere, la chiavetta. Questa va inserita al contrario, ovviamente passando dal corteco che protegge dall'acqua. Qui troviamo il punto di innesto, perfetto, inserita così. Adesso dobbiamo introdurre il perno centrale che serve proprio a bloccare la turbina. Questo è il getto, ragazzi, getto o distributore, è di materiale plastico, però all'interno lo spillo è di bronzo. Avvitiamo così la sua parte in plastica e questo poi, una volta francato con i suoi bulloncini, andrà a gettare acqua ad alta pressione. Da qui la manopola di regolazione e l'acqua passa prepotentemente all'interno della turbina. Qui ovviamente più bar abbiamo, cioè più caduta in altezza e più potenza avremo in termini di 2, 3, 5, 7, 10 atmosfere a secondo di quanto la facciamo funzionare. Ecco. Ebbene ragazzi, questo video è arrivato al termine, abbiamo finalmente riassemblato la nostra turbina idroelettrica e in questa playlist vedremo anche tutte le fasi di modifica da motore di lavatrice a generatore idroelettrico. Molti di voi l'hanno già capito, ovviamente possiamo anche usare questo generatore per una turbina eolica che quindi funzioni con il vento. Il principio è lo stesso, qui c'è la forza dell'acqua che la spinge, se non abbiamo questa turbina Pelton possiamo utilizzare le pale di una turbina eolica, anche ad asse verticale. Seguiranno dei video a breve che spiegheranno nei dettagli come si trasforma il motore della lavatrice in generatore, quindi vedremo gli avvolgimenti, vedremo le dimensioni, il numero di spire, come vanno combinate in modo da fare una cosa bilanciata, equilibrata e in sicurezza. Bene ragazzi, è tutto per questo video. In questa playlist ci saranno anche tante formule per aiutarvi a fare i calcoli
Poi, attenzione, a un certo punto della playlist ci sarà il test. Il test come lo faremo? Sarà una sorpresa. Bene ragazzi, vi incoraggio a iscrivervi a questo canale per restare sempre aggiornati e vi auguro una buona serata. Al prossimo video.